Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale, e se sei nuovo benvenuto, allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un bel cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata. Oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique tutta nuova di maggio 2024, 35 lavori. Andiamo subito a vederli insieme. Ho qui la giacca che vediamo qua, ma la vediamo anche qui. La giacca è la numero 01, taglia dalla 40 alla 46, è stata realizzata in denim intense, foderata, con piccolo taschino, tasche con aletta. E questo è un modello classico di giacca, come possiamo vedere qua nel figurino. Rimane, diciamo, all'altezza del metasedere, diciamo, ed è la classica giacca con i revers classici slanciati ed è molto bellina, molto particolare. È la maglia che vediamo qui, che è la il top numero 02, che è stato realizzato in seta stropicciata, va dalla 40 alla 46, con trama a rilievo, alle spalle all'americana. Allora lo vediamo meglio qui, spalla all'americana, e ha questa parte che chiude nella dietro con un nodo, quindi è abbastanza facile da realizzare, e la schiena, come possiamo vedere, è completamente scoperta e gli orli si aprono a tendina. È bellina anche la parte del davanti che rimane ad incrocio. Lo scollo è molto pronunciato, abbinato ai pantaloni che vediamo qua, questi Bermuda numero 03, vanno dalla taglia 40 alla 46 e sono stati realizzati in tessuto denim con cinturino di media altezza e passanti. Poi ha le tasche classiche sul davanti e hanno un'inclinazione di circa 30 gradi fino alla vita. Questi è molto bello, soprattutto se lo possiamo anche allungare come Bermuda, arrivare per esempio al ginocchio, e al ginocchio secondo me sono molto portabili, piacciono molto, ecco, al ginocchio, per crearli, diciamo, fino al ginocchio. Poi cosa abbiamo? In questa pagina invece abbiamo il top canotta numero 04, va dalla taglia 38 alla 44 ed è stata realizzata in cotone elasticizzato ed è una maglia classica. Come vediamo rimane un po' morbida, quindi non è la classica canotta elasticizzata, rimane molto morbida. La linea è dritta a sacchetto, mentre la scollatura è ampia, anche il giro a manica sono rifiniti da una fettuccia realizzate con lo stesso tessuto. Ovviamente possiamo utilizzare un tessuto anche a contrasto. Mentre qui abbiamo una gonna che rimane abbastanza corta ed è la numero 05, va dalla 38 alla 44 e a portafoglio, realizzata con un tessuto denim. Il modello ha un cinturino alto che si annoda sul fianco, quindi vediamo qua che si annoda nel fianco, quindi si può fare un nodo, si può fare un fiocchettino, un po' come vogliamo, ed è caratterizzata da questi teli, vari teli che chiaramente gli danno una ampiezza, veramente molto stile college, ecco, una gonna stile college. Mentre in questa pagina abbiamo la giacca numero 06, la taglia dalla 40 alla 46, il modello ha una chiusura a zip, è stato realizzato in misto lino e cotone, bianco con inserti in denim blu. Molto carina, molto originale, perché come possiamo vedere ha vari inserti di vari colori. Lo vediamo nel dettaglio qui nella manica, eccola qui nel dettaglio, e va dalla 40 alla 46. Con strisce di raso su una spalla e sul davanti un taschino con aletta e una tasca con cerniera lampo. Fammi sapere nei commenti se ti piace, a me piace moltissimo, come mi piace anche l'abito numero 07, la taglia dalla 40 alla 46, un modello sempre realizzato in denim, dalla linea a trapezio, con pants che definiscono il busto, il punto vita. Questa si può indossare non solo così, ma anche con una cintura, sempre realizzata per esempio in jeans dello stesso tessuto, oppure una cintura che abbiamo a casa. Per esempio, indossando una borsa bianca così, io metterei una cintura bianca e magari anche le scarpe bianche, in modo tale da riprendere questo colore. Tra l'altro il bianco e il blu sono molto marinaresche, quindi veramente molto carino. Qua vediamo proprio il vestito come sta, proprio molto carino. Nella parte del dietro proprio a questo modello proprio va ad allargarsi, si può fare anche più lunga, io la farei lunga almeno fino a qui perché a me stanno
bene le gonne che arrivano fino a qui, così. Purtroppo non ho delle belle ginocchia, non sono fortunata, per cui devo camuffarle, e poi la farei, io personalmente sto dicendo, senza tasche, anche perché le tasche danno volume, quindi il modello è meraviglioso, anche lo scollo possiamo vedere è molto particolare, è uno scollo a V, una scollatura più che a V ovale a cratere, quindi anche questo lo fa molto particolare come modello. Lo vediamo qua, la scollatura. Ovviamente se non ci piace questo tipo di scollatura possiamo fare una paramontura e renderlo, diciamo, semplicemente a anche tondo, possiamo modificare se sappiamo modificare il cartamodello, oppure ci possiamo fare una paramontura e creare, diciamo, un semplice scollo a V. Il modello è molto carino e molto femminile. Moda colori block, cioè colori molto forti, anche se noi possiamo utilizzare ovviamente il tessuto che ci piace di più. Allora, qui abbiamo un abito che sinceramente a me non piace molto, anche se qua mi piace come indossato, però rimane un po' ad anfora. L'abito numero 08 va dalla 42 alla 48, è stato realizzato in lino. Questa linea ad anfora, boh, a me non piace, però te la consiglio se hai un fisico a mela, quindi se hai un fisico con una pancia un po' pronunciata, perché l'anfora fa in modo che la pancia e i fianchi vengano camuffati, se vogliamo, ecco. E poi c'è anche con lo stesso tessuto è stata realizzata la cintura che si porta annodata in vita. Qui abbiamo un modello molto trendy che è la blusa numero 09, taglia dalla 42 alla 48, eccola qua. È veramente molto molto carina, cioè questa mi piacerebbe farla con le maniche leggermente più corte, ma proprio leggermente le farei più corte. È stata realizzata in viscosa, la possiamo realizzare comunque anche in cotone, in un lino, in un cotone che non deve essere molto pesante, però. La linea è a sacchetto, quindi rimane molto lunga, molto larga, e volendo la possiamo fare anche più lunga e avvitarla, diciamo così, con una cintura, sempre dello stesso tessuto, un tessuto in tinta che ci sta bene, insomma, con il tipo di tessuto che noi abbiamo deciso di utilizzare. Ha le maniche lunghe al gomito, anche se a me qua sembrano un pochettino più lunghe, che qui mi sembrano più corte nel modellino, però qua sembrano più lunghe. Io le farei come nel modellino, e ha questa caratteristica di avere le spalle scoperte, che è veramente fantastica. La scollatura che svela le spalle, abbinata ai pantaloni che vediamo qua. Sono il numero 10, vanno dalla 42 alla 48, in frescolino con cinturino alto in vita, arricchito da passanti. La linea è dritta, come possiamo vedere. Questi, volendo, li possiamo fare anche corti, perché il modello si presta anche a farli tipo a pinocchietto, oppure leggermente anche più lunghi, dipende dai vostri gusti. Allora, la camicia numero 11 va dalla 40 alla 46 ed è stata realizzata in shantung di seta leggera e cangiante. Il modello ha un piccolo colletto con pistagna e le maniche sono corte e a sbuffo, completate da un cinturino. Quanto mi piacciono le maniche così, veramente molto molto femminile, mi piace veramente tanto, e si può indossare, secondo me, sopra, dentro i pantaloni, come in questo caso questi short, oppure anche fuori dai pantaloni, volendo. È molto carina, possiamo fare anche più lunga, abbinare per esempio anche in questo caso una cintura che, diciamo, evidenzia la vita, insomma possiamo fare tante cose. Qua abbiamo degli short, qua gli short, ecco, riesco a farti vedere anche il figurino, che sono il numero 12, taglia dalla 40 alla 46, realizzato in fresco tessuto piqué, modello arricchito da tasche classiche davanti a filetto e dietro. Ovviamente questi saranno adatti a chi ha un fisico con delle gambe molto belle, molto magre. Solitamente le gambe molto belle le ha chi ha un fisico a mela o un fisico a rettangolo. Io per esempio non me lo potrei permettere, perché non ho, purtroppo, nel qui ed ora le ho avute così belle le gambe, ma nel qui ed ora non me lo potrei permettere. Però è un modello veramente, a parte fresco e carino, e per l'estate
ed è anche versatile, si possono realizzare anche in jeans volendo. Qui abbiamo una canotta numero 12, va dalla taglia 44 alla 50, è stata realizzata in lino. Questa è la classica canotta passepartout, una canotta che noi possiamo realizzare da mettere per esempio sotto giacca, quindi non è adatta solamente all'estate o alla primavera, ma un po' primavera, estate, autunno, barra autunno. Diciamo che copre 3 stagioni, secondo me, un capo del genere, quindi non dovrebbe mancare nell'armadio. È molto carina perché, come possiamo vedere nel figurino, lo scollo rimane molto scollato, appunto, impreziosita da una piccola arricciatura nella parte del centro che la rende un po' particolare e sfiziosa, e al centro che dona appunto movimento, ed è rifinita come il giromanica da un bordo sullo scalfo, realizzato con lo stesso tessuto, ma noi possiamo realizzarlo anche un tessuto di colore contrastante. Mentre qui vediamo questa bellissima gonna, proprio molto molto bella, è la gonna numero 14, dalla 44 alla 50, realizzata in viscosa, ha delle pieghe cucite dal punto vita ai fianchi e sono parzialmente stirate, quindi qua, come possiamo vedere, non fa bombatura, non crea una bombatura che magari aumenta la circonferenza del bacino e della pancia, quindi di conseguenza vita, pancia, bacino, eccetera, ma rimane bella tirata, per cui dal bacino in giù va ad allargarsi. Il cinturino è interno, quindi con paramontura, e dona definizione e accentua l'ampiezza dell'orlo. Qua la vediamo da dietro, te la faccio vedere proprio dalla parte del dietro, che è una linea veramente deliziosa. Questi sono tutti i figurini. Qui abbiamo l'abito numero 15, taglia dalla 40 alla 46, è incrociato nella parte del davanti con una cintura allacciata in vita ed è stato realizzato in misto lana. Ovviamente lo possiamo realizzare anche in un cotone, caratterizzato da delle tasche nella parte del davanti che possiamo realizzare o meno, dalle maniche a 3/4 tenute da una fibbietta, e il modello è tagliato in vita con gonna che si allarga all'orlo e ha un cinturino che regola la lunghezza delle maniche, come stavo dicendo prima, e 4 tasche. Le tasche possiamo farle o non farle. Qui abbiamo un top che è il numero 16, va dalla taglia 40 alla 46, adatto alle più giovani. È particolare perché, come possiamo vedere anche dal figurino, ha dei bottoni abbastanza grandi nella parte del davanti, cioè è abbastanza strutturato ed è tagliato proprio per imitare un bustino, cioè imita un bustino, ovviamente non è. Quindi la bottanatura è a doppio petto, come possiamo vedere, e ha dei risvolti sul décolleté. È una baschina che abbraccia il punto vita e i fianchi. È molto particolare, non adatta a tutti, chiaramente forse più alle giovanissime. I pantaloni sono il numero 17, vanno dalla taglia 40 alla 46, sono stati realizzati in rasatello dal taglio confortevole, la gamba rimane dritta, quindi mette in evidenza le gambe, nel senso che le dà un effetto ottico di farle sembrare più lunghe e più affusolate. C'è un solo taschino a filetto senza aletta e l'orlo copre la caviglia, che va molto bene se vogliamo allungare la figura. Molto chic a mio avviso è l'abito, e secondo il mio parere non vediamo nella sua totalità. Io ne ho fatto tantissimi di abiti così perché mi piacevano molto. È il numero 18, va dalla taglia 40 alla 46, ha il bustino, come vediamo nella parte del davanti, è un modello a bustino, e poi scende fino a metà ginocchio. Il modello quindi è costruito da pannelli strutturati, quindi inizia da qua e termina qui, inizia da qua e termina qui. Quindi possiamo anche realizzarli di tessuti diversi, per esempio di colore diverso o tessuti diversi. Per esempio la parte davanti, ad esempio, bianca o panna, e la parte dei fianchi nera. Questo creerà un effetto ottico di farvi sembrare più magre. Questa è una chicca. Qua è stato indossato insieme alla polo. A me non piace questa moda assolutamente, mi piace molto la polo, ma non mi piace indossata insieme all'abito. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi. La polo è questa, il numero 19, taglia dalla 40 alla 46, linea a sacchetto, è stata realizzata in un cotone elasticizzato e il colletto è piccolino, in tinta, riferisco all'apertura del davanti, e poi alle maniche le maniche a sbuffo
completate da un cinturino. Comunque l'abito lo vediamo anche qui. Come puoi vedere, l'abito è molto più bello indossato senza la camicia. Tra l'altro lo possiamo realizzare in cotone, in un cotone io ti consiglio di media pesantezza, e anche in jeans. Qui abbiamo il gilet e la camicia numero 21. Il gilet lo vediamo, io non amo i gilet, chi mi conosce lo sa, e il numero 20 va dalla 40 alla 46. Rimane con questo bellissimo, questo devo dire che è molto bello questo gilet comunque, perché ha questo scollo molto pronunciato, colatura molto profonda e un po' ondulato, mentre i lati e il dietro sono strutturati per mettere in risalto la linea del busto. E poi abbiamo la camicia che viene indossata sotto il gilet. La camicia è la numero 21, taglia 40-46, taglio maschile, è stata realizzata in misto cotone. Il colletto è completato dalla pistagna. Il carré dona definizione alle spalle e giro manica. E poi abbiamo i pantaloni, che li vediamo qua, il numero 22. Sono pantaloni molto belli secondo me, perché slanciano tantissimo la figura, rimangono belli dritti, non sono a palazzo, ma sono un pochettino più piccoli, cioè meno voluminosi rispetto ai pantaloni palazzo, ma nello stesso tempo arrivando quasi al di sotto della caviglia, quindi hanno una linea che slancia tantissimo la figura e slancia tantissimo le gambe. E sono il numero 22, vanno dalla taglia 40 a 46 e sono stati realizzati in misto cotone elasticizzato. La vita rimane alta ed è adattissima a un fisico a clessidra, un fisico a pera, un fisico a rettangolo. Diciamo che sono soprattutto dei pantaloni che staranno bene a chi ha un po' di gambe abbondanti, quindi ha bisogno di camuffare un po' di gambe grosse che non piacciono e via dicendo. Infatti a me piacerebbero molto. Qua abbiamo la camicia che è la numero 23, va da taglia 42 alla 48. Oggi ho un po' di problemi con le luci, chiedo scusa. È la numero 23, quindi abbiamo detto è in misto cotone stampato di linea asciutto. Il colletto è completato dalla pistagna ed è caratterizzato dalle maniche che rimangono lunghe, noi possiamo fare anche più corte volendo. Sono caratterizzati da un'arricciatura, come possiamo vedere, un'arricciatura che crea una sorta di volant. Molto bellina questa idea. Ovviamente la ricciatura la possiamo fare anche se le maniche sono a 3/4. Le penze sul davanti e dietro mettono in risalto il busto, quindi tendono a assottigliare, a mettere in evidenza la vita. Qui abbiamo i pantaloni invece abbinati alla camicia, sono il numero 24, vanno dalla taglia 42 alla 48, realizzati in viscosa elasticizzata. Il modello ha la vita alta, il cinturino con passanti, tasche applicate sul davanti e a filetto nella parte del dietro, e poi l'orlo ha queste pieghe che sono fermate da una banda di tessuto impunturato. Allora ricordati che i pantaloni così ti abbassa molto la figura, cioè le gambe sembreranno più corte, quindi assolutamente sconsigliato alle petite, alle piccoline, perché darà l'effetto di sembrare più bassina. Mentre qui abbiamo una blusa numero 25 molto particolare, va dalla taglia 40 alla 46, caratterizzata dal fatto che sono stati usati due tipi di tessuti, un tessuto a tinta unita per la canotta e le maniche di un tessuto diverso, quindi stampato in questo caso e quindi con un motivo a rombi, cucite sul giro manica, quindi sono state cucite qui. Sinceramente io dico sempre la verità, non mi fa impazzire, ma forse perché è stato fatto con tessuti diversi e non la vedo molto elegante, non lo so. Poi magari il modello realizzato con tessuto, con lo stesso tessuto o con tessuti non troppo diversi come questi due, magari rimane più elegante. Infatti io tendo sempre a guardare il figurino ed è un consiglio che io ti do sempre, perché dal figurino si riesce più a vedere quali sono le modifiche che possiamo fare, modifiche di tessuti diversi, modifiche insomma di vario tipo, perché è più visibile. Tra l'altro le maniche sono chiuse, diciamo, da un polsino. Tra l'altro io ti ho fatto il video tutorial su come realizzare un polsino. Mentre qui abbiamo, aspetta, i pantaloni, sono il numero 26, taglia 40-46, modello cargo, tessuto spalmato, sono lunghi sotto il ginocchio,
ma parte della gamba è messa in evidenza. Ecco quello che ti dicevo prima, questi pantaloni stanno benissimo perché slanciano la figura, non sono lunghi ma non sono nemmeno troppo corti, cioè sono la misura giusta. Se tu vuoi indossare un paio di pantaloni, li vuoi corti ma non li vuoi troppo corti perché magari le tue gambe, come nel mio caso, a me non piacciono le mie ginocchia, faccio un esempio, questo paio di pantaloni ti slancerà tantissimo. E sono molto belli perché hanno queste taschine nella parte del dietro, hanno il cinturino e sono particolari perché nel davanti possiamo vedere che hanno tutta questo diciamo parte della gamba viene messa in evidenza appunto con questo motivo di inserti, di bottoni, la vita rimane alta e il cinturino si regola con un laccetto nella parte del dietro. Molto belli, mi piacciono. Questi si possono realizzare anche in altri tessuti, si possono realizzare in lino, si possono realizzare in un cotone, in vari diciamo tessuti diversi. E qua arriviamo al mio modello preferito, che avevo già adocchiato, ma non solo io, la scorsa volta, ed è questa bellissima gonna, che è la numero 28, taglia dalle 40 alla 46, è stata realizzata in cotone, rimane a vita alta, quindi assolutamente adatta a chi ha un physical classic da pera, quindi per me è super adatta, ed ha la caratteristica di avere il modello, un modello diciamo con il cinturino, con dei bottoni sul davanti, con la patta, con asole, con la patta e l'accione a lampo, quindi modello pantalone, poi va ad allargarsi a corolla, bellissimo, si allungano lateralmente verso la parte del dietro fino a raggiungere le caviglie. Infatti vediamo qua, te lo faccio vedere, guarda la parte del dietro che cosa è. Ma questa gonna è spettacolare, io la amo. Adesso tu la vedi così con questo pizzo, però questo modello possiamo utilizzarlo anche per riciclare dei vecchi jeans, e io ho dei jeans, tra l'altro mai usati, di mio padre, dove voglio modificare da tantissimi anni, e credo che utilizzerò diciamo il modello che trovo qui modificato. Comunque è bello anche col pizzo, cioè fantastica, si può fare in jeans, questo è in cotone, quindi possiamo utilizzare tutti i tipi di cotone, possiamo utilizzare anche il lino volendo, il jeans, no vabbè, è favolosa, mi piace troppo, è bellissima, ed è abbinata al cardigan. Anche il cardigan mi piace molto, lo vediamo da vicino, come possiamo vedere è un cardigan, è il numero 27 prima di tutto, dalla 40 alla 46, è stato realizzato in maglina leggera in misto cotone. Le maniche sono a sbuffo, rifinite da un tessuto a costine in tinta, come la parte del davanti, come l'orlo e come lo scollo. Mi piace veramente tantissimo, è veramente molto carina, perché è veramente femminile ed è di quei capi che puoi indossare con i jeans, puoi indossare con una gonnellina, veramente con tutto, veramente stupendo. E mi piace anche moltissimo la maglia numero 29 che vediamo qui, eccola qui, è la numero 29, va dalla taglia 40 alla 46, di seta, elasticizzata, linea sciancrata, collo a cratere, realizzato da una banda alta doppiata dello stesso tessuto, e il giromanica è decorato da un volant fatto della stessa stoffa, quindi questo qui lo possiamo fare anche più fitto come volant volendo, questa è troppo bellina, questa mi piacerebbe farla, farei le maniche più arricciate, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti perché io la amo. Io modificherei le spalle, nel senso che le farei uguali, però farei un volant più fitto perché a me piace, però lo scollo a cratere è fantastico, e tra l'altro anche il tessuto è molto bello perché è un tessuto che mette in evidenza, perché è un tessuto lucido, mette in evidenza proprio tutti questi scollo a cratere. Volendo possiamo anche usare un tessuto così lucido per lo scollo a cratere e poi un tessuto magari dello stesso colore in tinta per l'altra parte diciamo della maglia, quindi il davanti, il dietro e magari possiamo fare questa parte qui delle maniche ad aletta dello stesso tessuto magari dello scollo a cratere.
mi vengono tutte così, come vedi le cose, le idee mi vengono al volo, proprio sono spontanea, io non mi preparo assolutamente questi video, questo lo voglio sottolineare. Io ho questo, chiamiamolo dono, non lo so come vogliamo chiamarlo, di ideare le differenze e le modifiche di una maglia come questa. Qui abbiamo invece una giacca numero 30 ed va dalla taglia 40 alla 46, è stata realizzata in cotone con cintura realizzata, utilizzato lo stesso tessuto, con la fibbia, bottoni sul davanti, una classica giacca, diciamo molto carina. Questa starà bene un po' a tutti i tipi di fisico, diciamo, ed è abbinata a questa gonna che è la numero 32, va dalla 42 alla 48, come vediamo è una gonna che rimane asimmetrica a teli. Io non sopporto questo tipo di gonna, proprio non mi piace, però a molti di voi magari può piacere, perché comunque la mia boutique deve arrivare un po' a tutti, quindi magari un modello ti piace di meno, un modello ti piace di più. La mia boutique cerca di accontentare un po' tutti i gusti, giustamente. Abbinata alla canotta. Allora, la canotta la guardiamo nel dettaglio perché è molto particolare, numero 31, va dalla 42 alla 48, realizzata in shantung di seta. Le spalline sono larghe, sono impunturate, ecco perché è particolare, impunturate e decorate con un piccolo fiocchetto laterale, lo vediamo qui. Poi sono tagliate nei fianchi, è veramente troppo bellina. Questa poi tra l'altro la possiamo decorare in vari modi, tipo le spalline possiamo aggiungere dei pizzetti, per esempio, o non lo so, una decorazione con una passamaniere particolare, oppure non so, con degli strass da applicare a mano. Possiamo veramente sbizzarrirci, è veramente molto carina. Abbiamo l'abito numero 33, bellissimo. Io dico che questo abito è fantastico, va dalla taglia 42 alla 48, è stato realizzato in shantung di seta, in tinta unita con inserti di viscosa stampata sul girocollo e sull'orlo. Adoro, ha una, non ha la possiamo mettere anche l'accenno a lampo nel dietro, ma in questo caso è tenuta da due bottoni, quindi non è necessario saper applicare le accenni al lampo. In questo caso chiaramente sarebbe un accenno al lampo invisibile. Molto bello lo scollo, stupendo il fatto che l'orlo è stato fatto con lo stesso tessuto dello scollo, e tra l'altro vuoi una chicca, indossala con una cintura fatta magari dello stesso tessuto che ho utilizzato, per esempio questo tessuto e questo dello stesso tessuto, quindi vedrai che il vestito avrà più una forma a clessidra. Bellissimo, questo è un vestito veramente molto femminile e veramente molto bello. È abbinato alla giacca che vediamo qui, che è la numero 34, dalla 40 alla 46, è modello sahariana, quindi anche questo non passerà mai di moda, è molto carina, realizzata in shantung di seta, ma la possiamo utilizzare, possiamo cucire anche con altri tessuti, per esempio un cotone, per esempio un lino bello pesante. Le sahariane solitamente sono cucite, sono realizzate con il lino, quindi questo si può realizzare anche con altri tipi di tessuti. E le maniche hanno un leggero sbuffo che a me piace molto. Qui invece abbiamo un abito, lo stesso che amo, l'abito numero 35, va dalla 40 alla 46, le maniche rimangono corte, a me non piacciono molto le maniche corte così, tendo a farle sempre lunghe fino alla praticamente a 3/4. Lo scollo è bellissimo, è stata realizzata in viscosa elasticizzata e ha cinturini da annodare nella schiena, quindi eccoli qua. Qua dovrebbe avere un cinturino da allacciare nella schiena, forse ecco, il figurino, vediamo di più. È tagliato a vita alta, quindi sotto il seno, e ha queste parti, diciamo, ampia scollatura, impreziosita da una morbida bordatura realizzata con lo stesso tessuto, laccetti strategici che possono essere annodati dietro la nuca se le spalline scendono. Sì, perché è molto scollato sia nella parte davanti che dietro, e sicuramente potrebbe scendere, quindi ecco qua, potrebbe scendere, per cui perché è molto scollato sia nella parte del davanti che nella parte del dietro. Abbiamo terminato anche oggi di sfogliare la mia boutique di maggio 2024. Fammi sapere se ti piace e fammi sapere se è ancora da criticare la mia boutique, perché a me non mi sembra che ci siano dei modelli già proposti come abbiamo visto nei altri due.
la mia boutique, che sono stati molto criticati, ma io ho difeso la mia boutique perché io molti modelli non ce li avevo, perché io non ho tutti la mia boutique, sono stati degli anni che non li ho comprati, per cui a me mancano tantissimi modelli, che poi tra l'altro la mia boutique io la amo sempre. Ho iniziato con la mia boutique, ho iniziato con anche un'altra rivista che voi sapete, ma ho iniziato con Burda, vabbè, lo possiamo dire, con Burda e la mia boutique, quindi io proprio con questi due giornali e la mia boutique io la amo, senza togliere niente a Burda. Fammi sapere quali sono i modelli che ti sono piaciuti di più, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, lasciami un bel like, un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino del colore che ti piace di più, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao e buon cucito!